Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. La storia di oggi omaggia un campione incompiuto che solo negli ultimi anni ha ricevuto l'attenzione che forse avrebbe meritato, o che forse non ha mai bramato ricevere davvero. Stiamo parlando di un argentino, un rosarino purosangue, Tomas Karlovic, detto El Trince, il più grande mai sconosciuto. Tomas Karlovic cresce da famiglia di emigranti dalla Croazia a Rosario, una città dove il calcio è religione un po' come dappertutto in Argentina, ma la contrapposizione con Buenos Aires ha fatto sviluppare ai rosarini una sorta di orgogliosa ossessione, che passa principalmente dalle due squadre di punta locali, il Rosario Central, le canaglie, e il Newell's Old Boys, i leprosos, testualmente i lebbrosi, soprannomi che non lasciano spazio all'immaginazione. Il Newell's fu soprannominato così semplicemente per aver organizzato una raccolta fondi per beneficenza negli anni 20. A Rosario nessuno si fa passare nulla sotto il naso, ma il Trince sembra l'eccezione che conferma la regola. Fino a 28 anni di Karlovic si hanno pochissime tracce. In pratica lo considerano un talento di quelli un po' pazzi a Rosario, ma Baires sanno a malapena chi sia. Il Rosario Central lo vede come uno dei tanti talenti che non ce l'hanno fatta. Lo lascia andare e lui dispensa magia a intermittenza al Central di Cordoba, una piccola realtà in confronto ai giganti di Rosario, con una piccola soddisfazione. Oltre al Trince, tra le sue fila vedrà sbocciare un certo Andrés Cusittini, così come compare sui documenti un altro figlio di migranti, stavolta italiani, che per tutti è semplicemente Leo Messi, un altro rosarino niente male. E il Trince fa la gioia del piccolo Central di Cordoba e dell'altrettanto piccolo stadio Gabino Sosa. La sua leggendaria mossa, imitata senza successo dai bambini del quartiere, è il tunnel a elastico. Non si sa come faccia, ma il Trince si diverte a far passare il pallone sotto le gambe degli avversari 2 volte, prima in avanti, poi tornando indietro. Un mistero, così come il suo soprannome che gli venne affibbiato da bambino. Sembra che Trince, che in spagnolo significa taglio, solco o cose simili, sia legato al suo sorriso tagliente, a salvadanaio, ma lui non ha mai confermato. La leggenda del Trince nasce prima della partenza della nazionale argentina per i mondiali del 1974. L'Argentina gioca la sua ultima partita amichevole di preparazione contro una selezione composta esclusivamente da giocatori nati a Rosario. Per non fare torto a nessuno, ce ne sono 5 del Rosario Central e 5 del Newell's Old Boys. Serve l'11° e arriva El Trince, che fa letteralmente impazzire i nazionali che sognano la Coppa del Mondo, ma a fine primo tempo hanno la nausea come sulle montagne russe. Il commissario tecnico della nazionale argentina viene dal porto di Buenos Aires, Avellaneda, e ha un nome strano, Vladislao Cap. E a fine primo tempo chiede al suo collega di far uscire Karlovic, che stava umiliando gli avversari. Nel corso del secondo tempo, dopo circa 15 minuti, Karlovic fu sostituito. Il punteggio finale è stato 3-1. Qualcuno chiede a Cap di portarsi il Trince in Germania, ma il CT non può certo ammettere che i suoi sono stati fatti fessi da un giocatore di Serie B. Negli anni di Karlovic diranno meraviglie personaggi come Cesar Luis Menotti e Luis Pekerman, CT dell'Argentina, ma all'inizio degli anni 90 a Rosario arriva uno che con quella città non c'entra proprio nulla, rappresenta la Boca di Buenos Aires e il calcio argentino nel mondo, ma in maniera diversa rispetto al rigore e all'ossessione che Rosario esprime. È Diego Armando Maradona, che per rimettersi in forma dopo le note disavventure accetta di giocare col nemico, col Newell's Old Boys. Il suo arrivo fa clamore, inevitabilmente, e qualcuno chiede in conferenza stampa: pensi di essere tu il più grande calciatore venuto a giocare a Rosario? Diego, a cui pure l'autostima non è mai mancata, risponde: ma che? Voi lo conoscete bene il più grande di Rosario, è Tomas Karlovic. A proposito, che fa il Trince? Già, che fa il Trince? Karlovic non ha mai avuto rimpianti, semplicemente non poteva essere quel campione che il calcio moderno chiede di diventare ai giovani. Su di lui si sono sprecate strane leggende metropolitane, dalla passione smodata per la pesca, per la quale avrebbe saltato un raduno della nazionale argentina. Non ho mai preso una canna da pesca in mano in vita mia, rispose a chi chiedeva se fosse vero. A quella per la bottiglia, sono astemio, semmai una gazzosa, ribatteva semplicemente a chi gli offriva un bicchiere. È vero invece che ogni tanto durante le partite si metteva seduto sull'erba perché col pallone tra i piedi è stato forse uno dei migliori dribblatori di sempre, ma nella cosiddetta fase senza palla Karlovic poteva pure mettersi a parlare con gli amici del Gabino Sosa senza interessarsi a cosa facevano gli altri. E il Trince era unico, era della strada e la strada se l'è portato via, aggredito da un paio di malviventi che volevano portargli via la bicicletta. Non tutti i calmi finiscono in gloria. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!